Juve di Spalletti va col 4-2-3-1, va con prestazioni importanti, va con la sesta vittoria nelle ultime 7 partite ufficiali tra campionato e Champions. Nel periodo 16 i gol fatti, appena 2 gol subiti, 5-0 alla Cremonese. L'avete sentito? Perché mo mettendo il microfono vicino magari non si sente l'audio dal computer. Ha elencato un po' la striscia della Juve. Io l'ho già detto che è da almeno un quinquennio che non vedevo giocare così la Juventus, ma dirlo stasera è anche un po' inutile. Io l'ho detto anche contro il Lecce, perché davvero ragazzi non dobbiamo solo soffermarci al risultato. Contro il Lecce si è parlato solo del rigore sbagliato da David, solo di quello, ma non che la Juventus in una partita era riuscita a creare 20 occasioni da gol. Cioè la Juventus su almeno 5-6 gare che adesso gioca veramente a pallone, gioca a pallone. Questo livello di calcio in una squadra che tutti dicevamo, io il primo, lo dicevano gli altri, io mi mettevo davanti all'altro dicendo ma la Juventus non c'ha proprio i giocatori per giocare, no, per palleggiare. E non è che è una squadra che mo palleggi, però è una squadra che ti va da porta a porta. Adesso ha la qualità per farlo, no, più che qualità le geometrie, perché la qualità o ce l'hai o non ce l'hai, no? E poi ce n'è un giocatore rispolverato e messo a lucido che comunque ti alza il livello, proprio ribadisco, di livello tecnico, che è Miretti, che adesso sento di no, ma Spalletti non lo devi togliere, Miretti deve giocare sempre. Ma prima che arrivasse Spalletti, io che la Juventus c'aveva uno come Miretti in rosa, io non lo sapevo neanche. Gli allenatori, ragazzi, gli allenatori fanno la differenza. Possiamo girarcela come ci pare e piace, certo, i cavalli senza ombra di dubbio devono esserci. Ma poi questi cavalli vanno allenati, questi cavalli vanno fatti correre e vanno saputi anche indirizzare in campo, e Spalletti in questo, ragazzi, ancora una volta è magistrale. Tutti a pensare solo alla parentesi nazionale, ma la parentesi nazionale tu non hai tempo di allenarla la squadra, tu non ce l'hai il tempo di allenare la squadra, lì puoi allenare solo il gruppo, e forse nell'allenare il gruppo lui deve lavorare, anche se poi io vedo stasera delle immagini in cui vedi un allenatore che si è fatto, come si dice in questi casi, si fa ben volere, no? Vedevo lo sbuffetto con Koop Miners, no? Quelle scene là, l'altro giorno l'abbraccio con David, come ha difeso lo stesso David, no? Dagli attacchi di tutti, al netto che alcune volte può suonare filosofico, è un allenatore che tocca le corde giuste, ecco, che sa fare musica con gli strumenti. E ne parliamo, è come se lo facciamo, signori miei. Prima, come al solito, se volete vi invito a lasciare un like, il pollicione, se siete d'accordo con me. Se non lo siete potete lasciarlo ugualmente, non è peccato, così come potete iscrivervi o non farlo, ma io vi consiglio la prima. In descrizione trovate tutti i profili. Vi ringrazio ancora una volta per i commenti che arrivano, le iscrizioni, tutte, siete sempre comunque sul pezzo, gentili, questo va riconosciuto senza ombra di dubbio. E Juventus Cremonese, e ancora sentirò sempre il solito commento, no? Me lo immagino, no? Che poi quello più banale che arriva da chi le partite non le guarda, ma ha giocato contro la Cremonese, ma ha giocato contro il Pisa, ma ha giocato contro il Sassuolo, ma ragazzi, ma ha giocato, ma ribadisco, ma negli ultimi 15 anni, sì, quindi ma non esageriamo, negli ultimi 5 volevo dire assolutamente, perché se andiamo un po' a ritroso, mi ricordo con gente come Higuain, Dybala, Ronaldo, Pjanic, era un'altra, era Pirlo, Pogba, era un'altra Juve, ma rimaniamo allo stretto attuale. Negli ultimi 5 anni, ragazzi, ricordatevi una Juventus che vinceva 5-0 creando almeno 15 palle gol. Ditemelo voi, giocando questo livello di calcio. Io onestamente faccio fatica, ma può essere che non essendo Juventino non mi ricordi tutte le partite della Juventus, non mi ricordo neanche quelle dell'Inter, non mi ricordo una mazza in genere, però
così a naso, a sensazione, una Juventus che si esprimesse così in campo. Davvero faccio fatica, ecco, a ricordarla, però mi aspetto sempre la vostra sotto, ci mancherebbe altro. Ha parlato di 4-2-3-1, in realtà continua a difendere a 5 la Juventus, a 3 con i due quinti che si abbassano, e questo è assodato. Poi nella costruzione magari passa a 4, a volte rimane a 3 con Locatelli che si abbassa. Ormai non c'è un sistema chiaro e specifico, c'è l'interpretazione, è l'interpretazione che dà che vuole Spalletti, è di una squadra comunque che pensi ad andare avanti. Io vedo tante squadre, compresa l'Inter stessa, che spesso e volentieri preferisce questo passaggio in più all'indietro, si fa aiutare anche dal portiere o comunque dal compagno a fianco, o il passaggio indietro più sicuro. Invece lui vuole che si vada avanti, assolutamente. Lo vedevi oggi sul gol di David. La Juventus con Locatelli, che è stato sempre criticato, ma il passaggio di Locatelli per Thuram vale la conduzione di quest'ultimo, che fa un'ottima conduzione da porta a porta, ma il passaggio di Locatelli, guardatelo, fa la differenza, dà il via all'azione. Tante squadre quel passaggio non lo fanno perché non è neanche richiesto dal loro allenatore. Poi David in questo momento, lo avete visto, no? Quanto conta la testa. Non sarà un fenomeno, non sarà il miglior attaccante della Serie A, ma non può essere nemmeno quello che avevamo visto sino ad oggi. Cioè, ci vuole sempre un allenatore che ti sblocchi e che ti dia fiducia e che ti anche migliori. E nel migliorare gli attaccanti date tempo a Spalletti, perché ancora è anche presto, ma lui li migliora. Io ricordo l'Osimhen che prende in mano Spalletti e l'Osimhen che lascia Spalletti, giocatori completamente differenti, per non parlare andando dietro, no? Quello come trasformò Totti, Dzeko e compagnia cantante. Non si discute, ragazzi. Ribadisco, è andata a prendere un giocatore come Miretti, che in questo momento sembra avere le chiavi, perché davvero è bellissimo il passaggio per McKennie, e poi quest'ultimo che si inserisce sempre con i tempi giusti, ogni allenatore lo butta dentro, con gli ingredienti che ha a disposizione, sta trovando, e l'ha trovata la quadra. Di Ildiz non voglio neanche parlare, perché Ildiz è sotto gli occhi di tutti, ragazzi, non stiamo qui a tessere le lodi di un giocatore che ha strappo, cioè dribbla, supera gli avversari, e sta venendo fuori una rosa che poi onestamente a me sembrava anche più limitata. Pensavo che non ce cioè, io pensavo che Spalletti potesse fare bene, ma sta facendo talmente bene adesso che non lo so dove può spingersi questa Juventus, perché poi se riesce a mantenere un livello così alto anche con squadre ancora più accreditate, ragazzi, non lo so, no, francamente non lo so, perché questa Juventus al momento è una squadra che fa 2-3 gol a tutti e che soprattutto crea tanto. E la Cremonese prima di oggi non aveva mai sbragato così tanto, forse proprio contro l'Inter dove subì 4 gol, con la Roma 3, ma sbracare così mai, no? Questo è il discorso. Mi è dispiaciuto un po' per Nicola, perché lui un po' come ieri, con le dovute proporzioni, assolutamente, perché quello che ha fatto Conte lasciamo stare, però che vanno a sbracare così su episodi così, dove ci sono le immagini, dove io non capisco ste cose, perché si arrabbiano, forse la tensione della partita. Vabbè, una parentesi che volevo aprire. E poi non c'è discussione neanche sul rigore della Juventus dal punto di vista regolamentare, come ieri lo step on foot. Possiamo giudicare la dinamica, e per dinamica non mi piacciono i rigori del genere, come non mi piace quello fischiato magari ieri all'Inter. Lo ribadisco, perché io non faccio figli e figliastri, non è che parlo a secondo della maglia per cui faccio il tifo. Per dinamica non mi piacciono, perché un tiro che finisce sul braccio e francamente come ti tuffi in scivolata non è semplice, però è ineccepibile dal punto di vista del regolamento, quindi c'è poco da parlare in tal senso, e niente, poi partita, ribadisco ancora una volta, con tantissime note positive
andrebbero citati un po' tutti i giocatori, lo stesso di Gregori, che tanti tifosi non lo vedono di buon occhio. Oggi una parata su Sanabria, se non sbaglio, un tiro, una parata importante, forse c'è stata anche più di una, ma quella la parata decisiva la prende. Ribadisco, una Juventus che adesso sta andando anche oltre quello che mi aspettavo, e complimenti a Spalletti, che non ha mai, ribadisco ancora una volta, non ho mai avuto dubbi, ma mai, zero riporto zero. Vabbè, signori, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate, laccate, se volete iscrivetevi al canale. Un grande abbraccio da Neschi.